Buongiorno a tutti amici. Sarebbero le 4:42 del mattino, ma sono le 7:42 e Abu Dhabi si sta svegliando e c'è un caldo mortale e è prestissimo. Mi immagino cosa sarà oggi a luna. Comunque non vedo l'ora di tagliarmi barba, capelli, prendere un po' di sole, rilassarmi. Siamo un po' stanchi e scioccati anche dal jet lag. Questo è dove abbiamo la casa noi e questo è il compound, come vi ho fatto vedere ieri. Adesso si vede meglio, sono tutti palazzoni uguali. Qua sotto abbiamo il Carrefour, carissimo per le cose dell'ultimo minuto, però oggi andremo a fare una spesa decente in un posto economico, in un supermercato economico. Comunque chiudo perché c'è davvero caldissimo, se no si sta male. Qua vivono con l'aria condizionata tutta la città, ogni palazzo, ogni negozio, ogni supermercato è ghiacciato. Esci fuori, ci sono 30 gradi, 31 di notte, ce ne saranno 35-36 di giorno presumo, ed è inverno, e dentro ce n'è 15 e io non sono abituato. Mirko mi ha detto vedrai un paio di giorni ti abitui. A me dà proprio fastidio, anche a Rita ieri mi sentivo già la gola, cioè entri 15 gradi, esci 35, in casa uguale, tutte le case congelate, metti il naso fuori 35. Dobbiamo abituarci a questo aspetto, oppure girare con una giacchettina. Quando entro in un posto con l'aria condizionata me la metto e quando esco sto in magliettina. Mirko gentilmente ci ha prestato anche lo spremiagrumi perché in casa non c'era. C'è un po' di tutto, l'indispensabile, ma questo no, quindi grazie Mirko, ma grazie non solo per questo. Buongiorno ragazzi, anche da me e dal bellissimo sole di Abu Dhabi. Una delle cose più belle di questa città, a parer mio, sono, a parte le auto bellissime e i super grattacieli che adoro, ma è anche il clima, perché in Europa quando esci dall'appartamento e vieni in balcone ti aspetteresti più freddo, mentre qua è esattamente il contrario. In appartamento fanno 25 gradi mi sembra, e ad occhio nudo qua ne percepirei 30, ragazzi. Intanto sotto passano un sacco di macchine molto belle. Anche questo, per chi ama le auto come me, è un aspetto fondamentale. Anche se siamo Negli Emirates e approssimati o approssimativi, abbiamo tutto perché ci abbiamo pensato. Quindi certo. Buona colazione, buona prima colazione ad Abu Dhabi. Ciao. Buongiorno ragazzi, anche a Mirko che è venuto a prendermi e stiamo andando a fare 2 commissioni, compriamo qualcosa per pranzo e così finalmente filmo qualcosa anche di mattina. Mitsubishi di Mirko, fiammante, perché qui dovete sapere che se vieni fermato dalla polizia con una macchina sporca sei passibile di multa. Sei multato. Sei multabile. Qua una volta loro non ti chiedono di pagare tasse sul veicolo, però lo devi tenere in ordine. Però deve essere in ordine. Una volta l'anno si fa la revisione. Se qualunque tipo di problema il computer vede, tu lo devi riparare o non passa la revisione. E le macchine devono essere pulite. macchine devono essere pulite, quindi non vedrai mai macchine incidentate, non vedrai mai macchine sporche, eccetera, eccetera. Cavolo. Beh, avete visto cose totalmente differenti da noi. Era parcheggiata al sole, ma comunque 35 gradi segna. Alle 9:51. Alle 9:51. Siamo risprofondati nell'estate più torrida di sempre, ragazzi. Che però stupendo. È l'inverno di Abu Dhabi. Eh sì, che però è l'inverno. Perché d'estate, ve l'ho già detto ieri, forse Mirko ha detto addirittura 51 gradi ha visto lui. Quest'anno abbiamo raggiunto i 52. 52. E beh, 35 adesso che è pieno inverno. Anzi, sta iniziando l'inverno. Sì, siamo all'inizio. Perché finisce nel periodo, cioè comincia con settembre, piano piano va a scendere fino al mese di dicembre e poi da gennaio in poi cominciano di nuovo a salire un po' le temperature.
Guardate però la precisione di questo posto, adesso filmo piano piano, ci sono operai dappertutto. Lì ce n'è 2, 3, 4, 6, 8 operai pulendo i giardini e qua 2 sistemando un lampione eccetera. E non c'è un ciuffo d'erba fuori posto. Parco a tema Ferrari. Questo rosso? Sì. Parco a tema Ferrari. Alla tua destra c'è il SeaWorld. Questo blu Sì, questo è qua. il parco acquatico. Sì. Qua c'è l'entrata del circuito di Formula 1 dove viene l'8 dicembre quest'anno ci sarà il la circuito gara. di Formula 1 Sì. è proprio qua. Sì, è attaccato a casa nostra. Che bello. Dove adesso Quindi ci quando passiamo. c'è la Formula 1 c'è un casino tremendo qua. Ma ogni fine settimana c'è una gara di differente portata, quindi ci sono i vari trofei Renault, Porsche. Sì, immagino altre categorie. E si sente che tanto. bello. Sì. Quindi tutto intorno al nostro compound con sbarra, security, se non hai la tessera non entri neanche in macchina, quindi molta sicurezza. E qua di fronte al parco Ferrari, come si chiama? Al parco Ferrari, vabbè. Fa parte del Ferrari World. Del Ferrari World c'è la montagna russa più veloce del mondo. Sì, A Rita potrebbe piacere. ce n'è diverse, ma questa qua di fronte è proprio la più veloce al mondo. Adesso ti porto solo nel parcheggio perché tu veda la struttura, poi con calma faremo tutto il giro. Tutto apre alle 10, tutto. Centri commerciali. Voglio spiegarvi come funziona la circolazione stradale nell'Emirato di Abu Dhabi, perché cambia a seconda dell'Emirato in cui sei. Dunque, nei centri abitati c'è un limite di velocità che varia dagli 80 ai 100 all'ora a seconda della strada. Nei centri abitati. Nei centri abitati. Fuori dai centri abitati il limite di velocità cambia da 120 a 140 km all'ora. Ogni circa 500 metri c'è un autovelox. Non si può sgarrare, No, telecamere, autovelox dappertutto, addirittura se guidi col telefonino in mano ti vedono e ti arriva la multa nel telefonino dopo 10 minuti. 10 minuti. E tu puoi andare a pagarla immediatamente. Sì. Vi rendete conto? È tutto uno specchio, ci sono operai non del comune, perché non ci sono comuni, come No, si può chiamare? sono tutte aziende private che prendono un appalto statale. Ci sono operai dappertutto, con fiori dappertutto. E ha detto Mirko che se c'è un fiore che sta passando vanno, lo cambiano e mettono un fiore fresco che sta sbocciando. Questo è il parco del Warner Bros. Guardate che grande questo stabile, questo caseggiato, è gigantesco. Questo subito dopo è un parco acquatico, uno dei più grandi degli Emirati Arabi, un semplice parco acquatico. Bello anche da vedere come è fatto. Sì. Alla nostra sinistra abbiamo di nuovo il Ferrari World dalla parte opposta, con un'altra montagna russa. Madonna, quella montagna russa. Sì, Aiuto. qua ovviamente è tutto in espansione perché Eh sì, qua stanno costruendo sì, tutto. il turismo è proprio quadruplicato negli ultimi 5 anni. Qua siamo nell'isola di Yas Island, un'isola che è stata, tra virgolette, fabbricata proprio per costruire qualcosa di una zona residenziale che non è per tutti e che comprende tutte le attrazioni principali a scopo di divertimento. Sì, ho visto, ci stanno costruendo parchi e parchi giochi dappertutto. Guardate gli operai che ci sono, quello che vi dicevo prima, guardate quanti, ogni 10 metri ci sono 3-4 operai che stanno pulendo e sistemando le aiuole, questi giardini, guardate ovunque, 2, un altro qui che pulisce, aspira, qua adesso alla mia sinistra ce n'è altri 2 qui, ce n'è altri 2 qui, altri 1, 2, 3, 4, 5, 6 operai qui, cioè è un cantiere continuo, è tutto pulito in ordine, è una cosa che a me lascia perplesso, non siamo davvero abituati. È l'8 dicembre, si corre qui ad Abu Dhabi l'ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1. Ad averlo saputo prima mi sarebbe piaciuto moltissimo poter assistere, moltissimo. Anche perché Mirko ha i biglietti. E qui ci sono tutti gli hotel extra lusso proprio costruiti intorno al circuito.
E adesso siamo arrivati nel supermarket, possiamo dire equiparato a un supermarket come l'Eurospin in Italia, cioè molto economico. Sì, con prodotti europei. Ah, con prodotti europei Sì, anche. sì, quindi sì. proprio troveremo anche le Sì, cose che... Ottimo. Esattamente. E così ci facciamo un pochettino di spesa e possiamo stare comodi il restante dei giorni che ci rimangono qui ad Abu Dhabi. C'è di tutto, carote, pomodori. Compro a Carrefour perché... Ma non fa nulla, io sono qui, compro qui, frega. Sì. Questo molto economico, abbiamo visto i prezzi, li facciamo vedere anche a voi e poi comunque ci sono le bandierine da dove provengono tutti i vari prodotti, vedete, Germania, Turchia, e c'era Spagna e si trova veramente di tutto. Ad Abu Dhabi la moneta è il dirham e praticamente per sapere quanto costa basta dividere per 4. Meloni sono questi addirittura in offerta, no, queste sotto sono questi 3,49 dirham, sono 90 centesimi. 90 centesimi al chilo, pochissimo. Vi faccio vedere qualche altro prodotto, che ne so, il mozzarella, ecco, vediamo, da 125 una mozzarella. Quali sono queste le mozzarelle? Sì, mozzarella ball 8 diviso 4 sono 2 euro una mozzarellina. La mozzarellina non è economica, 2 euro. No, perché i formaggi sono meno economici di tutto il resto. Ah, i formaggi sono più cari. Sì. Quale? Questi 1 euro, Sì. vero? Normale, uno di No, questi. no. 1 euro un dentifricio. Economico al massimo. Sì, come fare una spesa in Spagna, Sì. O un Eurospin italiano. Se sai dove andare, Sì. è chiaro che ci sono... Ieri ci hanno castigato nel Carrefour sotto Te casa. l'ho detto. Carrefour è Castigato. caro. Poi ci sono varie catene come Spinnis. Sono catene medio-alte. Questa si chiama Questo qua è Viva. 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 Ok. E adesso vi faccio vedere cosa abbiamo preso più o meno e quanto paghiamo. Ragazzi, bustone enorme con frutta, verdura, albumi, carne, olio, quindi anche qualche prodotti che potrebbero costare, vedete, macinato, bistecchine, comunque tanta spesa, ho speso neanche 60 euro. Vi volevo far vedere anche i prezzi della benzina, perché qua diesel non ne vendono e vendono solo benzina, la producono loro, la estraggono loro e quindi figurati se si mettono a fare diesel. Quindi tutte le macchine sono a benzina, ma il diesel non esiste. No, esiste il diesel ma solo per i mezzi come camion, Ok. da cava o... Ho capito, quindi cos'è? 2,6 dirham. Sì. Quindi quanto costa? Allora, se 4 dirham sono 1 euro, 2 dirham e 63 sono... 2,60 euro, 26 centesimi. Esatto. 26 centesimi al litro la benzina, ragazzi. 26 centesimi di euro. Stupendo. Stupendo, ecco perché sono tutti macchinoni, 4.000, 4.800, eccetera. Ragazzi, Perché? quando non ci sono tasse, Perché non costa niente. la benzina costa poco. Bolli non esistono. No. Assicurazioni sono bassissime. Tu Sì, di un sì. 3000 V6 Ci sono- Mitsubishi hai detto che paghi intorno ai 200 euro all'anno. Sì, io Di sì, però assicurazione. variano a seconda dell'anno di immatricolazione della macchina, uno, e di ciò che vuoi assicurare, perché qua, a dispetto dell'Europa, tu puoi anche assicurare solo esclusivamente il tuo mezzo e poi pagare, se fai un incidente, pagare alla parte ho avversa il danno. Ho capito. Quindi cambiano a seconda del pacchetto che tu scegli. E sì, e fondamentalmente, al di là del fatto che abbiamo la revisione ogni anno, il resto, che si paga intorno ai 35 euro, il resto Poca non spesa. c'è. Sì, L'IVA negli Emirati Arabi è del 5% ed è arrivata adesso in questi anni perché era zero. 4 anni fa. Era Prima zero. era totalmente a E zero. adesso vi facciamo vedere un palazzo particolare. È un palazzo di uffici ed è famoso, uno, per la sua forma e due, per essere comparso in un famoso film di Hollywood girato interamente ad Abu Dhabi, ma rappresentato, secondo lo scenario del film, in un fantomatico paese russo.
Questi qua sono i famosi totem dove paghiamo le multe, le bollette telefoniche. Ti interrompo, ci troviamo in un centro commerciale più economico del... Sì, questo qua è uno dei centri commerciali cosiddetti economici, cioè gestiti in gran parte da indiani. Infatti il supermercato che c'è alle nostre spalle si chiama Lulu Express ed è una catena indiana di supermercati. Questi sono centri che possiamo trovare specialmente in città dove vive la manodopera. Ok, e questo stavi dicendo? Questo c'ha una serie di servizi che tu puoi scegliere di pagamenti. Tra cui pagare appunto Tra cui le multe, i verbali i che ti fanno. trasporti, puoi pagare le bollette telefoniche, puoi farti ricariche telefoniche, puoi pagare con Apple Store qua, puoi pagare qualunque cosa tu vuoi, qua la puoi fare. Ho capito. Ci è venuto in mente di fermarci di parlarvene perché prima vi parlavamo delle multe, puoi venire qui a pagarti la multa che ti fanno al volo per strada. Abbiamo anche trovato il cavo per il computer perché quello che ho non andava bene e ho preso anche due, come si chiamano? Prese? Adattatori. Due adattatori, è vero, due adattatori per vari stati, compreso Abu Dhabi. Ve lo diciamo? Per vari stati, non diciamo gli altri che dobbiamo visitare, e poi hanno anche tutte le presettine USB. Adesso ve ne faccio vedere uno. Vedete l'adattatore di cui vi parlavo? Questo. Figo, eh? Ok, questa è la spina che abbiamo negli Emirati Arabi, ma qua puoi collegare quelle asiatiche, quelle europee, tutto quanto. Ok, 3 USB. 3 USB è il carica, quello per il telefono, diciamo. Sì. Ok, E poi eccoci qua. Qua andiamo in Europa, qua andiamo in Asia e qua andiamo nei paesi arabi. Eh sì, questo è quello che stiamo usando noi adesso in casa. Esattamente. Capito, ragazzi? Adattatore per tutti i gusti. Per tutti i gusti, Andiamo, da viaggio. Andiamo a cucinare. Adesso rientriamo a casa e prepariamo il pranzo perché Davide dovrà mangiare durante l'ora di lezione, perché inizia le lezioni, essendoci 3 ore di fuso orario, 3 ore in più, le inizierà alle 11:30. Quindi dobbiamo fargli il pranzo e portarglielo e lui lo mangerà durante la lezione, non lo so. Comunque alle 11:30 ci sono 36 gradi, ragazzi. E questo, amici, è il libretto della macchina, perché stiamo parlando di multe, di prezzi, eccetera, e questo è il libretto della macchina di Mirko, del Mitsubishi. Quando vai alla revisione, quella vecchia te la metti via perché la devi tenere comunque, mentre te ne danno un'altra nuova che attesta che per un altro anno tu puoi circolare tranquillamente e che la macchina ha superato tutti i test. Sì, questa infatti è nuova, fiammante questa carta. E siamo di nuovo a casa. Un piccolo giro ad Abu Dhabi l'abbiamo fatto, ma abbiamo tantissimo da farvi vedere. Questo è proprio niente, non abbiamo visto niente. Io vado a portare la spesa a casa, i cavetti e il resto. Mirko inizia a cucinare e poi vengo ad aiutare. Meno male che casa di Mirko è attaccata a casa nostra, ci va proprio bene. Comunque è davvero tutto molto bello qua, è impeccabile. Deve essere molto bello viverci. Chiaramente con un bello stipendio e qua si vive bene. Ho lasciato la spesa a casa. Dado sta facendo la scuola, quindi non ho acceso la GoPro per non disturbare. Sto tornando da Mirko, gli riporto le sue prese perché me le sono comprate e cuciniamo e poi torniamo, diamo il pranzo a Dado e noi ce ne andiamo in piscina e Dado si finisce la scuola. Schermo nell'ascensore. Quando si passa da un palazzo all'altro ci sono 37 gradi, è spaventoso. E comunque operai dappertutto, anche qui, guardate, stanno pulendo la strada. Mirko, super efficiente. Nel frattempo io sono andato a portare quelle cosette a casa. Ha già preparato il macinato con le uova, adesso ci mettiamo anche il pangrattato e poi ha già preparato anche dei funghi, quindi facciamo delle pennette con funghi e zucchine. Sì. Perché dovete sapere che Mirko ha fatto anche l'alberghiero quando era più giovane. Ad Alassio. Ad Alassio.
l'1:05. Il pranzo è quasi pronto. Adesso vado a portarlo a Dado e torniamo qua con Rita e pranziamo anche io e Rita. Mirko ci ha preparato un pranzetto squisito e vi faccio vedere. Polpettina al sugo anche per Dado, così è felicissimo. Questo è il condimento per le nostre pennette. Qua sta già bollendo anche l'acqua e c'è anche già la pasta. Sta cuocendo. E qua altre polpette che ci mangeremo in un altro momento. Dado pasta al sugo, noi invece con una bellissima crema di funghi champignon e zucchine condite con un po' di olio aromatizzato al tartufo. wow. E poi ci godiamo il primo sole di Abu Dhabi, ragazzi. C'è un caldo spaventoso, un sole incredibile. Pranziamo e piscina. Pranzo in camera Dato, Wow, ragazzi, non ci si abitua mai. Ogni volta che esci da un palazzo, boom, un cazzotto in faccia, un caldo tremendo, 36 gradi. Però bello, a me piace, ho freddo dentro le case. Mi ha detto Mirko che ci abitueremo, sono i primi giorni. Però io e Rita abbiamo proprio freddo, loro dormono col clima acceso, noi stanotte l'abbiamo spento e abbiamo dormito benissimo. E Dado si fa il suo pranzetto a scuola, guardate, col computer di fronte, Stai bene? Andiamo a pranzo Rita noi. Pronti, già fatto tutto, Mirko. Una scheggia, Mirko. Abbiamo anche già il vino a tavola, fresco, un pinot grigio di Venezia. Questa è la pasta finita. Finito. Accendiamo la luce. Clac. Bella. Guardate dove c'è la sera. Anche di meno di quella di ieri che ha messa Davide. Sì, no, non esagerare Davide. No, io ti voglio in carne. No, io già sono in forma, vai tranquillo. In forma, non in carne. No, in carne no. E ci apriamo anche il vinellino bianco. Tu lo so. Tu sei tutto... E dopo il pranzetto, Baileys con cubetti di ghiaccio al caffè. Caffè, poi c'è il limone, c'è cubetti alla menta. Noi, Ne sai, noi facciamo tutto. C'è niente da fare. Cubetti di ghiaccio al caffè fatti da Mirko, col Baileys. Bella idea, Assaggiamo. Cavolo. Pranzo fatto, si va a prendere il sole, il primo sole di Abu Dhabi, ragazzi. In balcone, 5 minuti, stavamo sudando. Schiaccia Rita. Dammi. Mi dicevi che ci sono, Mirko, 3 piscine in questi... 4 piscine. 4 piscine per diversi palazzi, sono tanti. Sono 13 palazzi, sì. E uno può andare dove vuole, in Sì. qualsiasi Ci piscina. sono 4 piscine e 4 palestre. Piscinetta, ragazzi, del palazzo. E adesso ci troviamo il nostro posto. Guardate, addirittura ci sono le temperature dell'acqua, 29,1 gradi. L'acqua. Fuori ce n'è 37. Fuori quanti gradi ci saranno? 37 adesso minimo. 37, 38 gradi. 38. Però poi devi guardare il percepito. Caldo, ragazzi, 38 gradi. Beh, mi faccio un bagnetto. Okay. I think I came for sure, but I think him want to sleep a bit because last time. Fredda l'acqua. Freddissima, ma sentita così calda. Ok? Non c'è neanche lo sbalzo in temperatura, è perfetto. C'è caldo e basta. Caldo e basta, è tutto caldo. Si rientra, bel venticello, aria calda, anzi adesso si sta proprio bene, c'era un caldo in piscina. Doccetta, di riposino e poi dobbiamo uscire con Mirko e forse degli amici ed andare a cena fuori. Andiamo a mangiarci qualcosa in qualche ristorante, forse thailandese, non lo so, o filippino. Vedremo, ragazzi, vedremo. Ci aggiorniamo dopo, Adesso ci organizziamo. Cosa, Rita? A dopo, ciao. Buonasera amici. Sera! Riposati un'oretta per cercare di recuperare ancora dallo stress del viaggio e del fuso orario. Adesso stiamo andando a casa di Mirko, ha organizzato una cena con una famiglia araba, non so dove ci vogliano portare. E quindi andiamo a sentirlo.
da un palazzone all'altro. Piano 4, piano di Mirko. Il nostro. Il 6. Siamo pronti ragazzi. Ecco Mirko. Tenuta strepitosa. In bianco. Siamo pronti. Mirko in bianco oggi, ragazzi. In bianco. Scarpette bianche. Un figurino. Andiamo a prendere la Rita. Chiudiamo. E poi andiamo a mangiare. Ristorante arabo. Davide, sei pronto a mangiare arabo? Sì. E magari ci sarà carne. Anche la Rita pronta. Pronti? Andiamo a cena. Andiamo. Cena araba. Araba, wow. Andiamo. Andiamo. Nel frattempo che facciamo chilometri, chiaramente chiacchieriamo e Mirko ci spiega mille cose. Allora, noi stiamo alloggiando a Yas Island, è un'isola delle tante, di quante? Molte ce ne Ce saranno. ne sono, allora, famose due, una è Yas Island e l'altra è appunto Rim Island, che è qua verso Dove stiamo la città. andando noi? No, noi non andiamo da quella parte, ma l'abbiamo intravista. Ok, quindi non stiamo andando in un'isola, stiamo no, andando andiamo all'interno della città. di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi, al porto commerciale di Abu Dhabi andiamo, esattamente, come zona. Quindi noi ad Abu Dhabi non c'eravamo ancora stati, eravamo in No, un'isola. Esatto. A fianco ad Abu Dhabi. Noi siamo a 20 minuti, abitiamo a 20 minuti dalla città. Ho capito ragazzi, quindi quello che vi abbiamo fatto vedere stamattina non era Abu Dhabi, forse ve lo facciamo vedere stasera, un giretto in macchina, qualcosa. Ma è notte, quindi non so neanche cosa vi farò vedere. La cena di sicuro. Adesso passiamo da una delle cose più belle, il museo del Louvre, che ha le opere. Se le scambiano. Se le scambiano Ogni tanto, questo l'ho letto. si chiamano alla stessa maniera. Questo è veramente futuristico. Quindi è probabile che qualche opera importante che ogni tanto trovi a Parigi, Sì, la trovi poi qui. Sicuramente. Ok. Sicuramente. Ragazzi, Davide impazzito. C'è una città Abu Dhabi pazzesca, piena di grattacieli. Torneremo anche di giorno, ha detto Mirko, quindi ve la faremo vedere Abu Dhabi di giorno. Ma sapete che Davide ama i palazzi, infatti non vede l'ora di andare a Dubai per salire sul Burj Khalifa, il famoso palazzo più alto del mondo, 828 metri. Qui a destra abbiamo il Louvre, quella cupola che vedete in fondo. Non si vede bene, ma vi ripeto, lo vedremo. Vabbè, poi c'è una chiesa, sinagoga. Ragazzi, abbiamo preso posto, abbiamo conosciuto Adel, l'amico di Mirko. Lui è di Abu Dhabi. Lui è un emiratino, no, non è di Abu Dhabi, è di un altro emirato che si chiama Sharjah, che è dopo Dubai. Scusami, Fujairah, che è dopo Dubai. Ok. Però lavora qua, quindi 4 giorni alla settimana vive qua ad Abu Dhabi. Ok, e ci troviamo A Mina Port, che è la zona dove c'è il porto commerciale di Abu Dhabi. e il ristorante si chiama Asiac Grill. Quindi per iniziare il pasto, zuppa di lenticchie e zucchine. Questa qua è una salsa di yogurt e è tipo il tzatziki greco, Ok. ma è la versione araba. E si mangia, fai vedere l'altro, la zuppa. E questa qua è una zuppa di lenticchie. Si potrebbe mangiare anche in questa maniera. Lo bagni qua nel brodino e si assaggia, vediamo. Hanno portato il pane arabo, questo è un hummus di ceci e questo invece è una crema di melanzane. Avrà un nome ma noi non lo sappiamo pronunciare, È un po' difficile ragazzi. perché è arabo. Sì, non lo sappiamo pronunciare. Vabbè, poi queste sono delle verdure miste tagliate a dadini. Sì, hanno dei E nomi si anche mangia questi. con il pane arabo. Prendine uno che lo vediamo. Eccolo qua. Eccolo qua. Guarda, è il tuo Questo è adesso. bellissimo. Tieni da te. E questa ragazzi ci piace particolarmente. Guardate che bella padella piena di tipi di riso e We send a picture e to Mumi. tanti tipi di carne Ma che diverse. nice. Non siamo riusciti a finire proprio tutto. Avete visto quel piatto che era gigantesco, tondo. Però abbiamo preso, vedete, take away, quella busta, praticamente lo riportiamo a casa. Adesso stanno portando il tè. E poi si bagna lo zucchero. It's amazing that really. E poi questo E poi si si gira finché ciupa. non si scioglie. Ah, non si succhia questo. Non Questo. so come sei abituato a te, però Io io lo girerei.
Ci hanno offerto la cena e domani addirittura mi ha invitato a casa sua e mi regala un name. Adel No, name. e Candora. Un Candora, che è il loro abito tipico, e domani ha detto che me ne regala uno appena vado a casa sua. Così un giorno passeggio con il loro abito. Thank you, Thank you. E adesso ci stanno portando a vedere tutti i cagnolini per Dado. Wow. Questi sembra che ti chiedano davvero di essere adottati. Guarda che ne venivano con il grido italiano. I passettini. Ciao piccolino. Questi aspettano di essere adottati tutti quanti, guardate. Dopo cena passeggiatina per smaltire appunto le calorie della cena. Ci troviamo in un posto che qualche anno fa, ha detto Mirko, che era completamente abbandonato. In un paio di anni hanno creato tutto questo con negozi, passeggiata, tutto in ordine, l'hanno riqualificato. He's already famous in Italy, Si rientra a casa nella nostra isola che si chiamava, Mirko? Yas Island. Yas Island, e adesso stiamo però passando dentro Abu Dhabi. Già palazzoni giganteschi, tante luci. Ripeto, non vedo l'ora di vederla anche di giorno, che vedremo nei prossimi. Bella serata, grazie a Mirko, grazie ad Adel. Adel forse, non me lo ricordo il nome di preciso, vabbè. Si rientra a casa ragazzi, ci rilassiamo.